Si parla appunto del generale Luciano Merlo. È una tomba carica di significato, molto in stile quasi gotico. Oggi voglio portarvi all'interno di questo cimitero per scoprire una tomba di un generale che è un po' avvolta nel mistero. E aspettate, perché ho visto qualcosa di un po', un po' strano in questa tomba molto, molto vecchia, morta nel 43, penso, magari fosse nel periodo di guerra. Ok. Questa tomba è una tomba appunto che appartiene ad un generale morto agli inizi del Novecento, e di cui ho scoperto appunto qualcosa. Vediamo, dovrebbe essere sopra a queste scale nella parte più vecchia del cimitero. Ok, allora dovrebbe essere appunto da queste parti. C'è una croce imponente. Ok, anche, anche qua due croci. Questa sembra essere in marmo, molto molto grande. Questa un materiale un po' più commerciale, anche se comunque è molto molto grande. Un attimo solo. Ok, la tomba è in questa zona, quindi nella zona un po' più vecchia del cimitero. Guarda, questa tomba qua è veramente molto molto grande. C'è questa donna che guarda appunto in alto, sembrano tutti degli angeli, e alla base ci sono due volti con falonieri, sembra esserci scritto. Forse una delle tombe più esemplificative di questo cimitero. Ok, abbasso un attimo perché arrivano sempre persone. Allora, la tomba è appunto qua vicino. Eccola qua. Ok, questo è appunto Luciano Merlo. Tra l'altro ci sono dei fiori recenti, quindi è una tomba comunque visitata ancora, come ci saranno ancora dei parenti in vita. E si parla appunto del generale Luciano Merlo. È proprio un pezzo sembra un masso molto 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 grande, e lui è morto il 2 settembre del 1909. Da quello che ho potuto trovare nei vari scritti che ho potuto trovare, sembra che questo generale sia stato di stanza a Palermo e abbia un po' vissuto tutto quello che sono stati le sovversioni in Sicilia, degli operai, sovversioni dovute appunto ai diritti appunto dei lavoratori. Quindi questo è quel poco che ho potuto appunto trovare. E lui è stato proprio il bigattiere di Alessandro Manzoni, ovvero colui che
allevava i bacchi da seta, in quanto Alessandro Manzoni aveva una casa dove allevava personalmente, si vede con l'aiuto di Maggioni Giovanni, dei bacchi da seta. Comunque la lapide è quasi illeggibile, senza colore, molto vecchia. Ovviamente è una lapide a ricordo di questa persona. I suoi resti non si sanno dove siano, però si può appunto leggere Magioni Giovanni, bigattiere per molti anni di Alessandro Manzoni. Le figlie e i parenti pregano eterna pace. Questa è la dedica su questa lapide in suo ricordo. Allora, la prossima tomba è una tomba carica appunto di significato, ed è una tomba che teoricamente non doveva appunto essere qui. Infatti questa è la tomba Bondonio Valtolina, e questa famiglia era una famiglia che viveva a Torino, quindi dell'alta società, dell'alta borghesia torinese, e lui è il padre, commendator Bondonio, lei è la figlia morta purtroppo prematuramente, e sono appunto sepolti qui a Barzanò proprio perché vicino appunto a questo cimitero c'è la loro casa di villeggiatura, dove venivano appunto in estate, che tuttora è aperta al pubblico e organizzano, diciamo, eventi. Però come possiamo vedere la tomba è molto ricca di significato. Abbiamo appunto l'occhio della provvidenza che protegge, e poi anche qua un simbolo di protezione che è la croce con il serpente che si morde la coda, che vuol dire appunto protezione, eterna protezione, o protezione appunto infinita. Altri dettagli, innanzitutto è anche il bronzo, quindi un materiale di pregio che cambia appunto colore con il tempo. E poi se andiamo anche nel particolare, abbiamo questo candelabro ebraico che potrebbe essere sia un segno appunto di appartenenza, quindi di religione ebrea, e poi successivamente convertiti, ma questo non possiamo appunto saperlo, perché questo è appunto un cimitero cattolico, sia che stava ad indicare i 7 passi verso la conoscenza. Anche qua abbiamo sempre il serpente, simbolo dell'infinito, e tutti gli intrecci che vanno ad indicare sempre l'infinito. È una tomba che non è assolutamente visitata, che è un po' lasciata andare, non viene qua nessuno, però sta ad indicare una famiglia che aveva una notevole importanza e influenza in quella appunto di Torino. Se ti è piaciuto il mio video, lascia un like e seguimi per supportare il mio lavoro di ricerca.